Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questa dolcissima e tenera pecorella. Spero che vi piaccia. È adatta anche ai più piccoli, è molto carina con queste farfalle a bottoncino, è dolcissimo con un viso dolce dolce. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la pecorella vado a utilizzare l'uncinetto numero 3 e vado a fare con il filato rosa un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e faccio un aumento ad ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo ora una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ora vado a proseguire il mio lavoro con questo tipo di filato, ma potete utilizzare anche qualsiasi altro tipo di filato, che sia bianco, beige, come più vi piace, e anche di cotone, così come abbiamo fatto questa base qui. Andiamo ora a fare ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie, quindi con questo altro filato. Lavoriamo le nostre 54 maglie per altri 10 giri. Ora facciamo ogni 7 maglie una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Diamo bene la forma tirando in avanti il musetto, poi andremo a fare gli occhietti, quindi il musetto sarà da qui, dall'inizio, dobbiamo mettere in questo modo la testa, non andremo a mettere così, ma andremo a mettere così. Questa è la punta del naso. Andiamo a proseguire con ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Terminati tutti i giri possiamo andare a chiudere e poi andremo a nascondere il filo all'interno. Diamo bene la forma al viso della nostra pecorella e poi andremo a applicare qui gli occhi. Per il corpo avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo poi l'anello e facciamo un aumento per ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie lavorate. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie lavorate. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 7 giri. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie e riempiamo con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. E questo sarà poi il corpo. Lasciamo il filo lungo in modo da poterlo cucire poi sotto la testa. Per il braccio con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo le 20 maglie per altri 3 giri. Facciamo la diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro. In tutto saranno 18 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Lavoriamo le 16 maglie per altri 4 giri. Ora andiamo a sostituire il filo con quello bianco e andiamo a fare per altri 7 giri le nostre 16 maglie basse e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Terminati i giri possiamo andare a chiudere il lavoro, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi andremo a cucire al corpo.
Per le gambe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutti i giri e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Facciamo altro giro di 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 4 giri. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo le 16 maglie per altri 3 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Terminati i giri possiamo staccare il filo e riempiamo con l'ovatta. Per l'orecchio dobbiamo fare 4 parti, 2 per ogni orecchio. Facciamo una parte rosa e l'altra parte bianca. Quindi dobbiamo andare a lavorare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Poi stacchiamo il filo per questa parte rosa, poi facciamo la parte bianca e però dobbiamo andare a fare un altro giro di 36 maglie, quindi andiamo a fare poi ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie per la parte bianca, mentre per la parte rosa ci fermeremo a 30 maglie. Dopo aver inserito gli occhi andiamo a dare un po' di colore intorno utilizzando magari il celeste e poi blocchiamo il filo. Usciamo dall'altro occhio e facciamo lo stesso giro abbiamo fatto qui. E ora utilizzando un po' di filo marrone sottile andiamo a ricamare il musetto. Facciamo prima una linea che parte dal centro e poi ritorna al centro, un po' laterale. Facciamo un'altra linea allo stesso modo, quindi sulla stessa altezza, e poi andiamo a fare una linea al centro sotto. Poi ripassiamo un po' sul filo in modo da bloccare bene e rendere più visibile i tratti. Se occorre fate ancora un altro giro in modo che e questo sarà il musetto. Poi andate a bloccare il filo. Ho realizzato anche la base di sotto così come vi ho detto, facendo un giro in più rispetto a questo, quindi qui saranno 36 maglie, qui sono 30 maglie, e andiamo a sovrapporre le due parti dell'orecchio e poi andiamo a cucire. Cerchiamo di cucire utilizzando la parte rosa, però dobbiamo cercare di non uscire fuori dalla parte di dietro, quindi prendiamo solo leggermente
la parte di sotto, in modo che non esca fuori il filo rosa. Quindi prendetelo in questo modo, andate maglia per maglia e bloccate bene l'orecchio sull'altro orecchio. E fate la stessa cosa anche per l'altro orecchio. Poi andiamo a stringere questa parte qui di sopra e andremo a cucire poi al lato della testa. Applichiamo lateralmente l'orecchio un po' più su dell'occhio, leggermente 1 centimetro più su, e poi andiamo a bloccare con ago e filo. Fermiamo prima con lo spillo e poi con ago e filo blocchiamo l'orecchio. Con ago e filo andiamo a chiudere le parti di sopra sia delle gambe che delle braccia, così chiudiamo la parte superiore e poi andiamo a cucire al corpo. E poi al centro sia delle zampe di sotto che delle zampe di sopra, quindi delle braccia e delle gambe, andiamo a fare questa riga. E poi blocchiamo il filo. Blocchiamo con gli spilli la testa al corpo in questo modo, posizionandola leggermente sopra, e poi andiamo con ago e filo a prendere sia la maglia del corpo che la maglia della testa. Così prendiamo maglia per maglia e andiamo a cucire. Man mano poi togliamo gli spilli. E dopo aver riempito bene possiamo andare a chiudere anche la parte superiore del braccio, come abbiamo fatto per la gamba. Passiamo il filo da un lato e l'altro e andiamo a bloccare. E poi con il filo marrone andiamo a fare la stessa riga che abbiamo fatto per le gambe. Possiamo poi bloccare. Con gli spilli blocchiamo le braccia in questo modo e andiamo a cucire da una parte e l'altra al corpo. Posizioniamo le braccia e con ago e filo andiamo a bloccare bene. Prendiamo sia la maglia del corpo che la maglia del braccio e cuciamo insieme. Posizioniamo anche le gambe e andiamo a cucire, così come abbiamo fatto per le braccia, andiamo a cucire anche le gambe. Andiamo maglia per maglia, prendiamo sia la parte del corpo che la parte delle gambe e cuciamo alla base. Poi ripassiamo per rinforzare. Con il filo rosa possiamo andare a disegnare l'ombelico facendo una semplice X, così.
e poi bloccate il filo. Per realizzare i pantaloncini vado a fare una catenella di 5 maglie e lavoro poi 5 maglie basse nelle 5 catenelle. Rigiro il lavoro e questa volta però vado a lavorare in costa dietro e proseguirò i giri lavorati in costa dietro fino a circondare tutta la pancia della nostra pecorella. Quindi questa sarà la cintura, diciamo, che circonderà la pancia della nostra pecora. Quindi dobbiamo fare tutto il giro in questo modo. Proseguite a lavorare sempre a maglie in costa fino a circondare la pancia. Dovete fare 42 giri in modo da circondare tutta la pancia. Fatto l'ultimo giro andiamo a chiudere con delle maglie bassissime i due laterali. Quindi entriamo così e lavoriamo 5 maglie bassissime nelle 5 maglie in modo da chiudere ad anello. Fatto questo, ora dobbiamo andare a lavorare a maglie alte. Dobbiamo lavorare su queste maglie qui in modo da realizzare così i pantaloncini. Ci troviamo con 42 maglie. Ora dobbiamo fare ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Quindi facciamo 1 2 e 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta, facciamo la seconda maglia alta, quindi dobbiamo fare i nostri aumenti 2 3 4 5 e 6 e facciamo il nostro aumento nella prossima maglia, quindi 2 maglie nella stessa maglia. Saranno in totale, dopo aver fatto tutto il nostro giro, 48 maglie con i nostri aumenti. Quindi ogni 6 maglie facciamo il nostro aumento. Terminati i giri possiamo andare a chiuderci nella prima delle nostre maglie e ora andiamo a fare ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie, sempre lavorando a maglie alte. E poi faccio il mio aumento. Ho lavorato le 7 maglie e vado a fare il mio aumento qui e proseguo così per tutto il giro. Terminata sempre l'ultima maglia alta andiamo a chiudere nelle prime 3 catenelle che abbiamo fatto in sostituzione della prima maglia alta con una maglia bassissima. Ora, volendo, sul davanti dei pantaloncini possiamo andare a fare la nostra treccia, possiamo fare le 2 trecce laterali, quindi lavoriamo a maglie alte fino ad arrivare al lato, quindi entriamo in ogni maglia e lavoriamo le nostre maglie.
andiamo a lavorare a maglie alte fino ad arrivare sul davanti dei nostri pantaloncini, quindi più o meno su questa parte qui. Poi andate a dividere in base alle vostre maglie, perché naturalmente in base a come lavorate possono essere di più o di meno. In base all'uncinetto che avete utilizzato, io sto utilizzando un uncinetto un pochino più grande rispetto a quello che ho utilizzato, e quindi andate a fare questo lavoro fino ad arrivare sul davanti verso il laterale, e dobbiamo fare le due trecce, quindi dovete distribuire le maglie sul davanti. Quindi fate le nostre maglie fino ad arrivare al laterale. Cominciamo con le trecce. Per le trecce dobbiamo fare in questo modo: saltiamo i due punti successivi 1 e 2, entriamo qui, però dobbiamo entrare in questo modo nella maglia, non entriamo qui ma entriamo dalla parte di dietro, entriamo quindi lateralmente in questo modo e lavoriamo prima solo una catenella nella prima maglia, poi lavoriamo la seconda e lavoriamo la terza. Prendiamo il filo, prendiamo l'altra maglia successiva sempre lavorandola in questo modo sulla parte davanti e facciamo prima solo una maglia, poi la seconda maglia e poi la terza maglia. Ora queste due che avevamo lasciato prima le dobbiamo andare a lavorare in modo da intrecciare il lavoro, e andiamo a prendere prima quella più vicino a questa maglia qui, che sarebbe questa, e facciamo lo stesso lavoro. Entriamo sempre in questo modo e lavoriamo prima solo una maglia, poi la seconda e poi la terza. Ora dobbiamo lavorare quell'altra, quella successiva, questa centrale. Entriamo sempre in questo modo, poi avevamo lasciato, lavoriamo sempre una e poi un'altra. Vedete come si è intrecciata? Ho fatto questo, ora possiamo proseguire a maglie alte fino ad arrivare all'altro lato. Dobbiamo lasciare circa un 8 maglie, e quindi vedete queste che abbiamo già lavorato. Entriamo nella prossima e lavoriamo la nostra maglia alta. 1 2 3 4 5 6 7 e 8, e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui in modo da intrecciare sul davanti i nostri pantaloncini. Ma volendo potete fare semplicemente le maglie alte, così non andate a complicarvi e quindi fate semplicemente le vostre maglie normalmente. Quindi per fare la treccia abbiamo detto saltiamo una e due maglie, entriamo qui nella terza delle nostre maglie e lavoriamo sempre prima una sola maglia, poi lavoriamo la seconda e la terza maglia. Ora prendiamo il filo e lavoriamo la successiva in questo modo, sempre lavorando solo una, poi due e poi tre. Ora riprendiamo il filo e dobbiamo lavorare quella più vicino alla base, quindi questa, lavoriamo una maglia, poi lavoriamo la seconda maglia e poi la terza maglia. Ora dobbiamo lavorare quella che è rimasta, questa qui. Andiamo a fare sempre lo stesso modo, prima solo una maglia, poi la seconda maglia e poi la terza maglia, e abbiamo fatto così la seconda treccia qui e qui, e proseguiamo a maglia alta normalmente adesso. Quindi entriamo in ogni maglia e facciamo la nostra maglia alta fino all'inizio del lavoro. Arrivate qui dove sono le trecce, andiamo a fare sempre le maglie alte, prima questa in rilievo che abbiamo qui saltando le due, poi facciamo la seconda sempre lavorandola in rilievo, poi torniamo indietro lavorando qui che sta più esterna e poi l'altra, e poi lavoriamo questa che è più interna.
e proseguiamo a maglie alte fino ad arrivare all'altra treccia. Arrivati qui saltiamo queste due e dobbiamo andare a lavorare prima questa in rilievo qui sul davanti, poi lavoriamo la seconda in rilievo subito dopo, poi lavoriamo quella più esterna, quella più vicino alle maglie alte, questa qui, e poi lavoriamo quella centrale. E abbiamo fatto la continua della treccia. Ora entriamo in ogni maglia alta e lavoriamo le nostre maglie alte fino alla fine. E chiudiamo sempre il nostro giro con una maglia bassissima e le 3 catenelle. Andiamo a fare un altro giro sempre allo stesso modo, arriviamo fino a dove ci sono le maglie alte lavorando le maglie alte e poi proseguiamo con la treccia. Arrivati dove la treccia andiamo a fare sempre, lavoriamo prima questa maglia qui, sempre lavorando una alla volta, andiamo a chiudere le nostre maglie, prendiamo la seconda e la andiamo a chiudere 1, 2 e 3, poi prendiamo di nuovo il filo e andiamo a lavorare prima la maglia qui che abbiamo più vicino alle maglie alte da questo lato, e poi andiamo a lavorare l'altra maglia che è al centro. E proseguiamo a maglie alte fino all'altra treccia. Quindi saltiamo queste due, andiamo a lavorare prima questa, poi lavoriamo l'altra, poi torniamo indietro e lavoriamo queste due, prima questa che è più vicino alla base e poi lavoriamo l'altra che sta al centro. E proseguiamo a maglie alte fino alla fine. E per finire ora andiamo a fare un giro a mezze maglie, una mezza maglia in ogni maglia del giro precedente, e poi volendo, se vogliamo creare i pantaloncini andiamo a cucire la base centrale, altrimenti la lasceremo a gonnellina come preferite. Quindi fate semplicemente quest'ultimo giro e poi potete andare a cucire la base centrale in modo da creare i pantaloncini, oppure lasciarlo così. Possiamo andare a chiudere con una maglia bassissima il giro e volendo possiamo andare a chiudere con delle maglie bassissime anche la parte centrale, oppure con ago e filo, in modo da poter realizzare così i pantaloncini, o se volete la gonnellina la lasciate semplicemente così.
Per le bretelle ho lavorato una catenella di 20 maglie. Ora vado a fare 20 maglie basse da questo lato della catenella, poi la giro e vado a lavorare 20 maglie basse dall'altro lato della catenella, in modo da poter realizzare così le bretelle. Vado a fare poi un'altra uguale e poi le vado a cucire. Arrivo fino alla 20ª catenella e poi vado a fare anche da quest'altro lato 20 maglie basse. Terminati i giri possiamo staccare il filo e andiamo a cucire all'interno sia da questa parte che dalla parte di dietro. Possiamo aggiungere un bottoncino qui e così possiamo terminare. Ho cucito le bretelline, ho aggiunto i bottoncini. Ora andiamo a rifinire la parte qui della testa in modo da farvela venire più ricciolina. Andiamo a fare una catenella di circa 20 maglie e dobbiamo andare a fare dei punti puff, quindi facciamo in questo modo. Andiamo a fare 1 2 3 e 4 catenelle, poi vado a fare delle maglie alte doppie nella prima maglia. Andiamo a fare 1 2 e poi riprendiamo il filo e di nuovo sempre nello stesso punto 1 2 e di nuovo sempre nello stesso punto 1 2 e ancora una volta e chiudiamo poi tutto insieme in modo da realizzare il nostro puff. Poi facciamo una catenella e di nuovo delle maglie alte doppie, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima e lavoriamo di nuovo 1 e 2 di nuovo sempre nello stesso punto. Poi la grandezza dei puff la potete decidere voi quando devono essere larghi, quindi potete lavorare quante maglie volete in questo modo. E possiamo poi andare a chiudere tutto. Facciamo poi una catenella e di nuovo saltiamo una maglia e proseguiamo così fino a finire la catenella. Poi andremo a cucire questi nostri puff sulla parte davanti del viso. Una volta terminati i giri andiamo a fermare con ago e filo sulla parte davanti della nostra pecorella in modo da rifinire così, e con un po' di fard andiamo a colorare un po' le guanciotte. Se non riuscite a fare le trecce non importa, andate semplicemente a lavorare a maglie alte fino all'ultimo giro, quindi ho fatto in totale, dopo aver fatto gli aumenti, ho fatto 1 2 3 e 4 giri e poi ho fatto un giro a mezze maglie per rifinire e poi ho chiuso la parte di sotto. Se la lasciate aperta resterà una bellissima gonnellina, o potete naturalmente realizzare il colore che più vi piace. Ed eccola terminata. Questa è la mia dolcissima pecorella, adatta anche ai più piccoli, molto tenera, bella da tenerla vicino, adatta anche per Pasqua. Mettete un bellissimo uovo di Pasqua o delle ovette piccolini, sarà un dolcissimo regalo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi aspetto alla prossima, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, ciao ciao e mi raccomando, lavoriamo che ci consoliamo, ciao!